Ciao ballerini, io sono Arianna Bazzini. In questo video rispondo a una domanda che mi avete fatto in moltissime qui sulla nostra community. Come posso essere più femminile quando ballo? Come esprimo la mia femminilità ballando? Vi dirò la mia su questo argomento. Per chi fosse nuovo sul mio canale, benvenuti, io sono una ballerina professionista, campionessa mondiale di salsa e maestra di danze caraibiche. Nel mio canale Arianna Bazzini's Coaching affronto temi inerenti al ballo e alla danza sportiva. Quindi se sei interessato a questi argomenti, iscriviti e attiva la campanella. Arriviamo al punto. Il concetto di femminilità nel ballo come nella vita può avere diverse interpretazioni. Nello specifico qui mi riferirò all'immagine delle ballerine nelle danze caraibiche, ma credo che potrei applicare gli stessi ragionamenti su questo concetto anche in altre danze, ad esempio le danze latinoamericane o le danze standard. In questi stili di danza e ballo e soprattutto nelle danze caraibiche, la dama è vista come una donna sensuale e sicura di sé. Quest'immagine è data anche dal fatto che balla sui tacchi, utilizza un trucco evidente, anche ciglia finte per enfatizzare gli occhi, il rossetto per risaltare le labbra. I vestiti da ballo sono molto eccentrici, vistosi ed evidenziano le forme femminili. La gestualità, i movimenti delle braccia e del corpo della dama devono esprimere appunto una sicurezza e una compiacenza del proprio corpo. Però qui credo che bisognerebbe fare una distinzione tra la sensualità e l'essere magari provocanti o sexy. Può sembrare una distinzione sottile, ma vi assicuro che è molto evidente. A volte si può rischiare di cadere nella volgarità, che non ha nulla a che vedere con la sensualità e la femminilità. Però, chi ha detto cos'è oggettivamente la femminilità? Spesso ho sentito dire ad alcune ballerine amatoriali di non sentirsi a proprio agio nel ballare, perché magari il maestro aveva detto loro di essere più femminile, più ammiccante, di esprimere più sensualità e tutto questo in un determinato modo e usando determinati atteggiamenti. Ma la femminilità, e cito Wikipedia e altre fonti attendibili da internet, è un concetto variabile da cultura a cultura, con cui si definisce un ipotetico insieme di caratteristiche fisiche, psichiche e comportamenti associati alle donne. Questo è differente dal definire il sesso femminile, che è un dato biologico. La femminilità dipende da un contesto culturale, storico, geografico, così come la mascolinità. Personalmente non credo che ci sia un modo universale di esprimere la propria femminilità. Ognuna di noi ha la sua femminilità. Bisogna solo capire, quando balliamo, come tirarla fuori senza snaturare noi stesse. Alcune donne possono essere ad esempio a loro agio nel fare, che ne so, un occhiolino mentre ballano. E altre magari no. Secondo me ballare è bellissimo solo se ci sentiamo a nostro agio nell'esprimerci. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, posso dire di avere un allievo di sesso maschile che quando balla, e attenzione, balla sui tacchi, è più femminile, diciamo, di molte altre ragazze, e questa è una grandissima sua capacità ed è estremamente a suo agio nel farlo, e quindi questa è la cosa importante. Lui si sente bene quando balla e si esprime in quel modo. Viceversa, ho un'allieva donna che si esprime molto meglio ballando senza tacchi e ballando magari con uno stile che possiamo definire più mascolino, lo metto tra virgolette, e penso, chi sono io per dire a lei o a lui che non va bene quel modo di esprimersi o che devono esprimersi come farei io? Quella è la sua femminilità e deve esprimerla come meglio crede e come meglio può farla sentire mentre balla. E questo secondo me è anche un modo per mostrare la propria unicità. Oppure può succedere che una ballerina nella vita sia un maschiaccio, come me, ma quando balla le può piacere proprio il fatto di trasformarsi e recitare una parte e avere un atteggiamento diverso da come fa di solito nella vita. Alla fine il ballo è come la recitazione, no? In ogni caso, grazia, charme, eleganza
Nel ballo si possono insegnare, si devono dare all'allievo delle tecniche per essere armoniosi, eleganti, ma quello sta alla base del modo di ballare, sia per uomini che per donne. Qui parliamo dell'espressione di se stessi, non di come eseguo determinati movimenti. Forse una ballerina che non riesce a esprimere femminilità non riesce non perché ha problemi di autostima, ma forse perché è stata indirizzata in modo sbagliato a esprimersi e deve farlo come la sua insegnante le ha detto di fare. Invece, a mio parere, un bravo coach deve aiutarti a capire come esprimerti. La personalità di un ballerino non deve essere appunto snaturata, ma deve essere indirizzata nel modo giusto per potenziare la sua espressività. Non si deve uniformare il proprio modo di esprimersi a quello dell'insegnante o a quello degli altri se non fa parte di noi. Ballerine e ballerine, questa è la mia personale visione su questo argomento. Qual è per voi il modo migliore per esprimere femminilità nel ballo? Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Se ti è piaciuto il video, mi raccomando, lascia un like e iscriviti al mio canale Arianna Bazzinis Coaching se ancora non l'hai fatto, e seguimi su Instagram. Ciao ballerini, al prossimo video!